sono Giuseppe Giglio Chef, benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare, quello che è il dolce forse più rappresentativo per i partenopei. È il dolce per la quale mia mamma era considerata la regina dei miei amici, perché mia mamma la fa veramente speciale e oggi utilizzerò proprio la sua ricetta. Guardiamo gli ingredienti e capiamo di cosa parliamo. Guardiamo un po'. Abbiamo della farina, dello strutto, del burro, del grano cotto, questo è già un indizio forte, ma certo andiamo a preparare la pastiera napoletana. Prima di iniziare però vi chiedo di mettere like a questo video e per chi non l'abbia fatto iscriversi al mio canale e andare anche, se volete, a vedere il dettaglio poi delle ricette su giuseppegigliochef.com. Però adesso, bando alle ciance, iniziamo a preparare la nostra fantastica pastiera napoletana. Iniziamo mettendo la farina in un recipiente, al quale aggiungeremo lo zucchero e mescoliamo in maniera da aggregare i due ingredienti. Poi dopo iniziamo mettendo la parte grassa, il burro e lo strutto. C'è anche la possibilità di mettere solo la totale pesata di uno dei due ingredienti. A me piace misto, così. E voilà. E adesso cominciamo ad impastare affinché si formi un impasto che diventerà sabbioso, granuloso. E così dovrà essere, vedete? Non vi spaventate, è tutto normale. Adesso è arrivato il momento di aggiungere invece i tuorli d'uovo, che naturalmente aiuteranno l'impasto ad aggregarsi. La classica pasta frolla giallina e compatta. Vedete? Facciamo così, vedete che pian piano si compatta fino a che arriva al punto che possiamo toglierla dalla nostra boule e aggregarla e compattarla su una tavola da lavoro, vedete? Così. Chiaro, essendo una pasta frolla, dice la parola stessa, tende a rompersi, non vi preoccupate. Ora la metteremo chiaramente a riposare. Riposerà in frigo per almeno un'ora. Quindi, per fare in modo che dopo sarà più facile anche stenderla, io gli ho dato una schiacciata così con le mani. Dopodiché mettiamola nel film trasparente e lasciamola in frigo per un'ora. Così potremo, nel frattempo, dedicarci invece al ripieno. Per il ripieno mettiamo il latte intero in una casseruola al quale aggiungiamo il nostro grano cotto. Vedete? Adesso sgraniamo il grano così con il cucchiaio di legno. Poi aggiungiamo lo strutto, così, che eventualmente, come vi dicevo, anche questo può essere sostituito con il burro. E voilà, vedete? Sgraniamo bene il nostro grano. Adesso mettiamo a cuocere per circa 20 minuti a fiamma bassa. Però prima di cuocere aggiungiamo la scorza di un limone. Vedete, io uso questo strumento che è fantastico. Vedete? Raccoglie tutta la buccia e poi voilà, la posso versare tranquillamente. Mescolatina e andiamo sul fuoco. Vedete? Non vi dovete mescolare di tanto in tanto per evitare che si attacchi, però teniamo la fiamma molto bassa, tanto dovrà solo sobbollire. Nel frattempo che si cuoce il grano, andiamo a filtrare con un colino la ricotta. Vedete? Si filtra la ricotta perché in questa maniera diventerà quasi fluida, come una crema, come una panna montata. Ora vedrete, questo permetterà dopo facilmente di aggregarsi allo zucchero e poi successivamente all'uovo. E davvero diventerà una crema fantastica, vedete? Un po' di fatica qui, però il risultato sarà straordinario. Infatti guardate, aggiungo lo zucchero, vedete? Diamo una prima mescolatina e già vediamo come si accorpa facilmente lo zucchero, diventando uniforme e creando proprio un impastino leggero, vedete? Una crema, guardate. Questo grazie al fatto che l'abbiamo colata prima.
Poi aggiungiamo le 3 uova intere e mescoliamo bene il tutto, perché questo qua sarà il fondo della crema, al quale poi uniremo poi il grano una volta cotto. Il grano è cotto, adesso lo mettiamo a raffreddare, vedete? Perché chiaramente non deve essere bollente. Una volta che si è raffreddato possiamo unirlo al composto e dare quindi la mescolata finale. Vedete? Questo è anche il momento nel quale si metterebbero i canditi. Io non li metto perché a me non piacciono, però potreste aggiungerli adesso. Quello che aggiungiamo invece è il baccello, apriamo un baccello di vaniglia, mettiamo i semi del baccello di vaniglia, così, vedete? Li aggiungiamo dentro, mescolatina. Dopodiché metteremo l'aroma di fiori di arancio. Se non avete fiori d'arancio potete mettere il millefiori. Io però ho fiori d'arancio, così. E voilà. E per ultimo andiamo a mettere un ingrediente fondamentale, un pizzico di cannella in polvere. Questo sarà il ripieno della nostra pastiera. Ma adesso è passata circa un'ora. Andiamo ad imburrare la teglia e a infarinarla, così, vedete? Voilà, ben infarinata. Tiriamo fuori dal frigo il nostro impasto. Adesso gli do prima una schiacciata così con le mani. Non vi preoccupate perché tenderà a rompersi, è una pasta frolla, è normale. Nonostante sia liscia ed elastica, però tenderà un po' a rompersi. Per questa ragione utilizzeremo per aprire 2 fogli di carta forno. Una tecnica molto utile per evitare di far incollare o al piano o al mattarello la nostra pasta frolla. Diamo una mattarellata così, giriamolo in maniera che diventi il più tondo possibile e voilà. Una volta che abbiamo steso sufficientemente, che più o meno sarà 3 mm, 4 mm, andiamo a girarla sulla nostra teglia. Non vi preoccupate, se dovesse rompersi in questa fase, a me è successo che si è rotto un pezzettino, non vi preoccupate perché poi si attacca tutto con l'impasto stesso, cioè voglio dire, vedete? Basta poi con le mani correggere, schiacciare ed è tutto a posto, vedete? Risultato perfetto. Andiamo a bucare il centro della nostra teglia con i rebi di una forchetta, così, vedete? E voilà, perfetto. Adesso cominciamo a mettere il nostro ripieno, il nostro composto. Vedete che la dose che vi ho dato sarà giusta per questo stampo, che è uno stampo da 23 cm. E voilà. Adesso con l'impasto avanzato che abbiamo ritagliato andiamo a creare di nuovo una forma rotonda o anche rettangolare, infariniamo, usiamo sempre le 2 carte forno, andiamo a stenderla, così, andiamo a stenderla e andremo a ritagliare quelle che saranno le strisce di copertura, che per tradizione sono 7, ok? Perché qualcuno dice che questo rappresenterebbe un po' la zona, il barrio, il vicolo dove è nata la pastiera, che pare sia stata fatta per la prima volta da alcune suore in un convento. Quindi diciamo queste 7 strisce rappresenterebbero un po' i vicoli di quella zona. E voilà, mettiamo le strisce ad agio così e ritagliamo. Adesso forno 170 gradi preriscaldato statico, 80 minuti di cottura. Dopo 80 minuti, vedete, si è gonfiata, non vi preoccupate perché dopo si sgonfierà da sola. Togliamola e lasciamola riposare. Il giorno dopo, quando è raffreddata, possiamo mettergli lo zucchero a velo e già vedremo che l'impasto si è completamente appiattito. È perfetta. Adesso gustiamola. Ta-da! Chiaro, però adesso che la ricetta è finita devo provarlo. Sarà buono, non sarà buono?
Senti proprio un'esplosione delle tue papille gustative. Veramente, questo qua io credo che possa essere nominato come il dolce più buono al mondo. Veramente, penso che ha pochi rivali. Niente, ora aspetto che voi facciate la pastiera. Procedimento un poco articolato, ma tutto sommato abbastanza scorrevole. E aspetto poi dopo i vostri commenti. Ok? Questa è la pastiera di mia mamma, di mamma Lina, e quindi arrivederci alla prossima ricetta. Però prima vi dico, ricordate che abbiamo attivato la nostra web www.giuseppegigliochef.com. Perché ve lo dico? Perché lì potrete trovare, se non volete vederla in video, se volete stamparvela, avete tutto il procedimento con le foto e la descrizione. Va bene? Grazie a tutti, dall'Andalusia è tutto. Arrivederci da Giuseppe Giglio Chef. Ciao!